Buonasera, sono Marina Ripa di Meana e sono una divoratrice di uomini a tradimento. Siamo su Rai 3 e 00:30, suppongo. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop anni 70, 80 e 90. Oggi parleremo di una donna che ha incarnato la provocazione e la trasgressione come pochi altri. Marina Ripa di Meana. Nata il 21 ottobre 1941 a Reggio Calabria con il nome di Maria Elide Punturieri, Marina Ripa di Meana fu sin da giovane un personaggio controcorrente. Nel 1964 sposò Alessandro Lante della Rovere, un matrimonio che le garantì l'accesso ai salotti aristocratici più esclusivi. Ma, come era nel suo stile, Marina non si accontentò di una vita a fa solo di etichetta e conformismo. Il suo vero debutto nel mondo dei media fu nella scena culturale degli anni 70, quando la sua figura divenne sinonimo di provocazione, libertà e attivismo, il tutto condito da una presenza fisica dirompente e uno spirito combattivo. Marina ha attraversato diverse fasi della sua vita, che l'hanno vista coinvolta non solo in scandali amorosi, come la sua relazione con l'artista Franco Angeli e il giornalista Lino Iannuzzi, ma anche in una lotta appassionata per cause che le stavano a cuore. Una delle sue battaglie più note fu quella contro le pellicce, culminata in una campagna memorabile in cui posò nuda con la frase «L'unica pelliccia che non mi vergogno di indossare». Ma non dimentichiamo il suo contributo alla cultura pop. Marina non si è limitata a essere una figura di spicco nei salotti della mondanità, è stata anche un'autrice prolifica e una presenza nel cinema. I suoi libri più famosi, come I miei primi 40 anni, 1984, e La più bella del reame, 1988, sono stati dei bestseller che hanno dato vita a film di grande successo, interpretati da attrici del calibro di Carol Alt. Ha anche recitato nel film Assassinio sul Tevere, 1979, di Bruno Corbucci, dove ha dimostrato una versatilità inaspettata. Da non dimenticare il suo ruolo come regista con il film Cattive ragazze del 1992, una pellicola in cui esplorò il lato oscuro della società e la ribellione femminile, temi che l'avevano sempre affascinata. Questi lavori riflettono il suo stile, provocatorio, disinvolto e sempre alla ricerca della libertà personale. Negli ultimi anni della sua vita, Marina è stata un'infaticabile attivista, specialmente in tema di diritti degli animali e lotta contro il cancro. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore al rene nel 2002, ha combattuto la malattia con grande coraggio per oltre 16 anni, raccontando pubblicamente la sua esperienza e cercando di sensibilizzare le persone sulla prevenzione. Marina non si è mai tirata indietro. Anche quando la malattia le aveva sfigurato il viso, ha scelto di apparire in televisione per incoraggiare chi, come lei, stava lottando contro il cancro. Nel gennaio 2018, a soli 76 anni, Marina Ripa di Meana ci ha lasciati. La sua morte è stata un momento di grande commozione, soprattutto perché aveva discusso apertamente della sua scelta di ricorrere alla sedazione palliativa per evitare ulteriori sofferenze. Nonostante avesse valutato l'opzione del suicidio assistito in Svizzera, alla fine ha scelto di morire a casa sua, circondata dagli affetti più cari. Marina è stata un'icona del nostro tempo. Provocatrice fino alla fine, ha vissuto la vita con un'intensità rara, abbattendo i muri del perbenismo e facendo sempre parlare di sé. In un mondo dove essere ribelli può sembrare una moda, lei ha fatto della ribellione una missione di vita, incarnando un femminismo fatto di libertà e audacia. È difficile non rimanere affascinati da una figura come la sua, capace di navigare tra i mondi della cultura, della politica e dello spettacolo, con una disinvoltura che poche altre donne hanno saputo eguagliare. Marina Ripa di Meana non è stata solo un personaggio pubblico, ma un simbolo di emancipazione e anticonformismo, lasciando un vuoto che difficilmente sarà colmato. Che ne pensate della vita di Marina? Scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete scoprire altre storie di donne così audaci e memorabili. E come sempre,
Restate sintonizzati sulla soffitta di Pippo per non perdervi altre avventure nel mondo della bellezza e della cultura pop anni 70, 80 e 90. Bentornato in soffitta, vieni a curiosare tra le stelle più belle degli anni che fan sognare. Siamo qui per ricordare chi non scorderai mai, le regine del cinema che nel cuore porterai. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. C'è chi ride, chi piange, chi l'amore fa. In quegli anni dorati un po' di malizia c'è già, tra un nudo svelato e uno sguardo che sa, le dighe hanno lasciato un segno che resta qua. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Dal poliziottesco alla commedia sexy, quei momenti d'oro così veri e complessi, le curve, il fascino, l'erotismo sottile nella soffitta di Pippo, ogni attimo è gentile. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che tra risate e misteri la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai, nella soffitta di Pippo emozioni troverai. Risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai, nella soffitta di Pippo emozioni troverai.